Nel cuore dell'Europa del Settecento, un uomo senza identità verificabile riesce a entrare nelle corti più potenti del continente. Non ha nessun passato chiaro, nessuna origine certa, ma accesso diretto a re, ministri e diplomatici. Parla lingue diverse, si muove tra paesi in modo inspiegabilmente efficace e costruisce intorno a sé un mito che dura fino a oggi. Magari lo avete già incontrato in qualche libro, film o anime, infatti è un personaggio storico che ha stimolato pure la fantasia di tante persone. È passato alla storia come il conte di Saint-Germain e in questo video cercheremo di separare la persona vera dal mito. Andremo a fondo del suo mistero e vi porterò tante nuove proposte su chi fosse veramente e su come si sia sviluppata la sua leggenda. Bisogna dire subito che sicuramente il conte di Saint-Germain non è un personaggio di fantasia e è esistito veramente, infatti diverse fonti attendibili contemporanee a lui ce ne parlano. Però i contorni della sua vita sono per la maggior parte esagerati o avvolti direttamente nell'oscurità. Infatti non sappiamo bene quasi niente della sua biografia. Non sappiamo di preciso dove sia nato o quando sia nato e si trovano per lo più delle informazioni contrastanti sulla sua vita, che a volte sono anche direttamente incompatibili l'una con l'altra. E questo perché lui stesso ha usato diverse identità e diversi nomi nei vari luoghi in cui è stato. Per esempio, nonostante lo chiamiamo ancora oggi conte, non si sa se avesse veramente dei titoli nobiliari. E anche la sua apparizione sulla scena della storia è già strana. Infatti il conte di Saint-Germain compare nel 1745 in Inghilterra e non si sa niente di certo della sua vita prima. Compare già come un gentiluomo affascinante, capace di comporre musica e di suonare in modo meraviglioso. Insomma, è l'ospite perfetto per i salotti della nobiltà del tempo. Anche se quasi subito in Inghilterra viene arrestato perché è sospettato di essere una spia. Gli inglesi notano che parla perfettamente spagnolo e portoghese e pare che parlasse anche bene il francese con un accento piemontese. E questo arresto sarà molto importante alla fine quando proveremo a ricostruire le vere origini del conte. Comunque per questo lui se ne va rapidamente dall'Inghilterra e qualche tempo dopo lo troviamo in Francia. E è qui che lascerà davvero il segno, diventando rapidamente famoso. A descriverci questa parte fondamentale della vita del conte è il famoso Giacomo Casanova, che a sua volta è un avventuriero del 1700 dalla biografia decisamente intricata. Insomma, si capisce che tra personaggi strani si intendevano. E sicuramente a quel tempo i nobili erano felici di circondarsi di questi personaggi stravaganti. Comunque Casanova ci lascia un ritratto del conte e delle sue attività che non è proprio pieno di complimenti. Saint-Germain si dava per un uomo meraviglioso e puntava sempre a suscitare stupore, cosa che spesso gli riusciva, dice Casanova. Era uomo di cultura, linguista, musicista e chimico di bell'aspetto e un perfetto donnaiolo. Era riuscito a guadagnarsi il favore di Madame de Pompadour, che aveva parlato di lui al re, per il quale aveva fatto un laboratorio in cui il monarca, un uomo annoiato, cercava di trovare un po' di piacere o di distrazione producendo coloranti. Il re gli aveva dato delle stanze a Chambord e 100.000 franchi per la costruzione di un laboratorio. E secondo Saint-Germain i coloranti scoperti dal re avrebbero avuto un'influenza materialmente benefica sulla qualità dei tessuti francesi. Il conte è rimasto famoso fino a oggi come un alchimista che avrebbe conosciuto i segreti per trasmutare il piombo in oro e per produrre l'elisir dell'eterna giovinezza. Per questo la sua leggenda è anche incentrata sul fatto che sarebbe vissuto per secoli. Ma Casanova, che è una fonte contemporanea, ci dà una descrizione decisamente più terra-terra, come avete sentito. Il conte è entrato negli interessi del re e della sua amante perché è un uomo stravagante che può rendere meno noiose le loro giornate. Quest'uomo straordinario, dice ancora Casanova, destinato per natura a essere il re degli impostori e dei ciarlatani, affermava tranquillamente di avere 300 anni, di conoscere il segreto della medicina universale, di possedere un dominio sulla natura, di poter fondere diamanti. Tutto questo, diceva, per lui era una sciocchezza. Nonostante le sue vanterie, le sue sfacciate bugie, le sue molteplici eccentricità, non posso dire di averlo ritenuto offensivo. Nonostante la mia consapevolezza di ciò che era e nonostante i miei sentimenti, lo ritenevo un uomo sorprendente, perché mi stupiva sempre.
Casanova quindi non sembra proprio convinto dai racconti che il conte faceva della propria vita e dei propri poteri e lo considera solo un impostore e un ciarlatano, anche se uno che sapeva stupire e divertire. Probabilmente comunque il conte non era solo un semplice ciarlatano, infatti il re di Francia comincia a affidargli degli incarichi diplomatici. E questo lo sappiamo con certezza da diverse lettere che sono scritte direttamente da ministri e funzionari della corona francese. Comunque anche il suo momento di gloria in Francia non è durato tantissimo, almeno non così tanto come ci si aspetterebbe da un personaggio che ha lasciato un'impressione duratura fino a oggi. Infatti nel 1760 il re Luigi XV ha inviato il conte di Saint-Germain in missione diplomatica nei Paesi Bassi per richiedere un prestito. E il duca di Choiseul ha sfruttato questa occasione per mettere in guardia il re dal conte. Il duca di Choiseul era il ministro degli esteri della Francia, quindi non era uno qualunque, e sospettava che il conte potesse essere una spia straniera. Il re invece era uno abbastanza disinteressato e che si lasciava convincere abbastanza facilmente dai suoi ministri, quindi ha fatto cadere molto velocemente in disgrazia il conte senza pensarci due volte. E lui è stato arrestato mentre era nei Paesi Bassi, però da lì non è mai stato rimandato in Francia. Anzi, il conte di Saint-Germain è riuscito a ottenere un passaporto inglese in bianco. Insomma, era un passaporto dove non comparivano le sue vere generalità e così è fuggito dai Paesi Bassi. Se non avesse ricevuto questo trattamento di favore, forse oggi sapremmo di più di lui perché sarebbe stato costretto a dichiarare delle generalità, ma questo non è successo. Chiaramente viaggiare con pochi controlli, o meglio quasi nessuno, era per il conte molto facile. E questo fa pensare che avesse degli appoggi internazionali che non conosciamo di preciso. Una cosa interessante è che dopo che se n'era andato dalla Francia, il suo nome è comunque rimasto vivo alla corte francese e nel cuore dell'Europa per diverso tempo. Infatti si racconta che un commediante che si faceva chiamare Milord Gower avesse imbastito uno spettacolo in cui faceva la parodia del conte. Era praticamente uno dei personaggi di punta delle sue satire e il comico gli attribuiva delle affermazioni sempre più mirabolanti e esagerate, come quella che Saint-Germain fosse vissuto addirittura al tempo di Gesù. Dopo la rottura con la corte francese, il conte ricompare in vari luoghi in giro per l'Europa. La maggior parte dei posti dove sarebbe stato sono incerti e si fermava quasi sempre per poco tempo. Nel 1779 alla fine è andato a vivere da un principe chiamato Carlo d'Assia-Kassel. Questo principe poi sarà uno dei membri più famosi dell'ordine degli Illuminati di Baviera, che sono i veri illuminati esistiti storicamente nel 1700. Insomma, era già un massone interessato all'alchimia e all'esoterismo, quindi è facile capire perché potesse accogliere a braccia aperte un personaggio come Saint-Germain, che molti consideravano dotato di poteri eccezionali e che operava costantemente nell'ombra. Il sodalizio tra il conte Carlo d'Assia-Kassel quindi era probabilmente incentrato su degli interessi esoterici, infatti il principe avrebbe messo su per il conte l'ennesimo laboratorio per i suoi esperimenti, che questa volta erano incentrati sui metalli e sulle pietre preziose. Il conte poi sarebbe entrato così in confidenza con il principe Carlo che alla fine gli avrebbe confidato pure la verità sulle sue origini, una cosa che non aveva mai fatto con nessuno prima. Gli ha raccontato di essere il figlio di Ferenc II Rákóczi, che era un principe di Transilvania e che è considerato oggi un eroe nazionale ungherese. In più il conte avrebbe rivelato anche la sua vera data di nascita, dicendo di avere 88 anni nel 1779. Quindi sarebbe nato nel 1691. In realtà probabilmente il conte stava ingannando anche il suo nuovo amico e protettore, perché questo principe di Transilvania aveva solo 15 anni nel 1691 e si è sposato solo 3 anni dopo. Sì, non è che è impossibile avere un figlio a 15 anni, però questo collegamento oggi viene considerato abbastanza improbabile. C'è anche da dire che il conte viene descritto come un uomo non anziano intorno al 1750, quando lo abbiamo trovato per la prima volta sul palcoscenico della storia. Quindi è ancora più improbabile che fosse nato nel 1691 e che avesse tra i 60 e i 70 anni quando era in Francia. Comunque una delle poche cose certe che sappiamo sul conte è che è morto il 27 febbraio del 1784.
Infatti la sua morte viene riportata nei registri mortuari di una cittadina all'interno dei domini del principe Carlo d'Assia-Kassel. Sempre da questi registri sappiamo pure una cosa che va in contrasto con la vita eccezionale che abbiamo visto finora, ovvero che è morto avendo come sue proprietà solo delle ricevute di pagamento, pochi soldi e abiti oggetti di uso quotidiano. Quindi è morto decisamente come una persona comune, se non addirittura povera. Molto male per uno che sapeva trasmutare a detta sua il piombo in oro. Ma nonostante fosse morto, in realtà la sua leggenda era appena all'inizio. Infatti fin dal 1800, poco dopo la sua morte, diverse persone hanno detto di averlo rivisto in giro, vivo e giovane. E erano soprattutto persone che lo ricordavano dai tempi della corte francese. E alla fine del 1800 il conte è diventato anche una figura centrale nelle dottrine della teosofia, che è una corrente filosofica e esoterica. Nei testi di tanti esponenti di questa dottrina lui diventa addirittura un maestro asceso, cioè una guida spirituale soprannaturale per l'umanità come Gesù o Buddha. E quindi avrete capito che qui ormai ci siamo allontanati veramente di molti passi dalla verità storica. E nel tempo il conte quindi è diventato una specie di figura da venerare a livello religioso, e così è arrivato fino ai giorni nostri in dei modi strani, a volte strani anche a un livello eclatante. Per esempio nel 1930 un ingegnere americano chiamato Guy Ballard ha detto di aver incontrato il conte sul monte Shasta che sta in California, e da lì ha costruito un intero movimento religioso New Age incentrato sulla figura del conte. Invece nel 1970 un uomo francese chiamato Richard Chanfray dichiarava direttamente di essere il conte di Saint-Germain. Come vedremo anche dopo, dalla teosofia in poi si tratta di rielaborazioni successive che hanno poco a che vedere con la vera figura storica del conte e che anzi hanno probabilmente contribuito a offuscare ancora di più la sua vera identità. Ma quello che interessa a me e penso anche a voi è provare a risolvere dei veri enigmi storici. E in questo caso dobbiamo arrivare al fondo di chi era e di che cosa faceva veramente questo leggendario conte di Saint-Germain. Ho già fatto in passato altri video sul canale sul conte e nel tempo ho fatto tantissime ricerche molto approfondite su di lui, quindi spero di potervi dare adesso tante informazioni rivelatorie e poco conosciute. Aggiungo anche una piccola informazione che potrebbe servire a tutti, infatti in tanti hanno commentato sotto a un altro video dicendo che sbagliavo la pronuncia del nome e praticamente avrebbero voluto che lo pronunciassi Saint-Germain. Qui vi metto direttamente la pronuncia corretta francese, così potete sentire che è molto più simile, molto più vicina a quella che ho usato negli altri video e che sto usando anche in questo. Saint-Germain. Saint-Germain. Comunque, a parte questa curiosità e venendo a quello che ci interessa di più, sempre fin dal primo video proponevo che la vera attività del conte di Saint-Germain fosse quella di diplomatico, di informatore o di spia, che ha molto più senso di tante ricostruzioni troppo fantasiose. Questa idea viene rafforzata pure da tantissimi documenti che si trovano nelle appendici di un testo dedicato al conte dall'autrice Isabelle Cooper Oakley. Lei riporta decine di lettere del 1700 in cui viene menzionato il conte, in quasi tutte lui ricopre dei ruoli diplomatici e sta in missione per vari paesi. E questo torna con la maggior parte delle altre informazioni storicamente accertate che abbiamo su di lui. E volendo è simile anche al comportamento di vari altri personaggi storici che di facciata sono collegati all'alchimia o all'esoterismo. Come abbiamo visto, il conte fin dalla sua prima apparizione conosciuta in Inghilterra viene arrestato come spia. Poi lo sospetta di essere una spia anche il ministro degli esteri francese. E in quell'occasione viene salvato da uno strano passaporto in bianco che non penso tante persone abbiano a disposizione. Anzi, fino a oggi proprio le spie e gli informatori che operano nell'ombra hanno delle cose che non tornano con i passaporti, come passaporti falsi o multipli. Alla fine della sua vita poi è molto vicino agli Illuminati di Baviera, che erano sì un'associazione esoterica che però aveva anche dei fini politici e tante connessioni di alto livello. E come vi dicevo, tantissimi cosiddetti maghi o esoteristi della storia in realtà erano informatori o agenti segreti e sfruttavano l'esoterismo come base per connettersi a vari personaggi importanti. Quindi per me il fatto che il conte fosse questo tipo di personaggio ha una probabilità altissima. Non è facile stabilire se lavorasse al soldo di qualche nazione specifica oppure no.
Forse era un informatore che aveva clienti diversi di volta in volta. Nascondere sempre in ogni caso la sua vera identità sarebbe stato molto utile in questo senso e far parte di numerose corti in giro per l'Europa pure. Così sicuramente conosceva tanti segreti della politica che avrebbero trovato orecchi interessati dappertutto. Pure il fatto che sia morto senza grandi ricchezze è strano se ci immaginiamo un alchimista che trasmuta il piombo in oro, ma lo è di meno se ci immaginiamo un informatore. Infatti nel 1700 entrare nelle corti voleva dire mantenere anche un tenore di vita elevato, quindi è probabile che lui spendesse molto di quello che guadagnava per vivere una bella vita vicino ai nobili, ma che non fosse neanche nella posizione per ottenere dei possedimenti o delle ricchezze stabili, visto che doveva essere pronto a cambiare aria quando qualcuno cominciava a sospettare di lui, che in pratica è esattamente la storia della sua vita conosciuta. Per la sua vita leggendaria invece è stata quasi completamente costruita intorno a lui in un modo che però risulta poco credibile dal punto di vista dell'indagine storica. Il testo più importante per la biografia che si sente di solito sul conte è proprio quello di Isabel Cooper Oakley che vi ho citato prima. Questo sicuramente dà tante informazioni giuste e riporta tante fonti importanti dell'epoca. Però poi c'è da dire che la stessa autrice appartiene alla corrente della teosofia e quindi fa anche in modo di alimentare nello stesso testo il mito del conte, anche se lo fa comunque con uno stile più serio e più accademico di tanti altri libri e di tante altre ricerche successive. Quindi gli avvistamenti dopo la sua morte, l'idea che lui fosse eternamente giovane e immortale sono chiaramente una leggenda nata dopo. In realtà possiamo anche ipotizzare in modo ragionevole le primissime origini di questa leggenda. Sì, il conte stesso probabilmente diceva delle cose esagerate su di sé per attirare l'attenzione e entrare nei circoli della nobiltà. Però poi la sua figura era stata ingigantita autonomamente, passando di racconto in racconto tra le varie persone. Per esempio c'è un aneddoto famoso che io stesso ho riportato in un altro video in cui una certa Madame de Gergy avrebbe riconosciuto il conte. Cioè lei avrebbe detto di averlo incontrato a Venezia molti decenni prima e rivedendolo in Francia non gli sembrava invecchiato di un giorno. In realtà questa Madame de Gergy stessa è un personaggio molto poco conosciuto e probabilmente al momento dell'incontro era molto anziana. L'origine dell'aneddoto è misteriosa e in tanti ipotizzano che questa anziana nobildonna si fosse semplicemente confusa. E Saint-Germain, da buon opportunista, avrebbe sfruttato la cosa per far vedere che lui era un personaggio già famoso e soprattutto che era eternamente giovane. Ma questo sarebbe stato più che altro un gioco scherzoso adatto appunto ai salotti del tempo. E spesso sul conte si riporta anche una frase del famoso filosofo Voltaire che lo ha definito come l'uomo che sa tutto e che non muore mai. Però questa frase è un'affermazione che si trova in delle lettere private di Voltaire e lui la fa più che altro con un tono ironico e sarcastico. Insomma, sta dicendo sì, lo conosco bene quel tizio che dice di sapere tutto e che non muore mai, per riferirsi a un personaggio conosciuto che evidentemente in tanti potevano riconoscere abbastanza come un ciarlatano. In realtà probabilmente una gran parte del mito sul conte potrebbe essere nata e essersi diffusa in Europa proprio attraverso le parodie del comico Milord Gower. Lo stesso comico è una figura sfuggente, ma quello che si dice è che avesse messo proprio il conte al centro di un suo spettacolo. E nei suoi spettacoli ogni volta che il comico si esibiva le storie diventavano più assurde. Come già dicevamo prima, alla fine il Saint-Germain della parodia aveva dei poteri sempre più strani e era vissuto anche al tempo di Gesù, una cosa che sicuramente faceva ridere il pubblico del tempo. Inevitabilmente pian piano le voci che circolavano tra la gente sulle esibizioni di questo comico hanno finito per mescolarsi e confondersi con le cose che aveva detto veramente Saint-Germain, facendolo arrivare a oggi come una figura molto estremizzata e al limite dell'incredibile. Questa origine della leggenda del conte non è certa al 100%, però secondo me è pure lei molto convincente. Quando il vero personaggio se n'era andato dalla Francia per continuare i suoi strani affari da un'altra parte, il suo ricordo caricaturale ha continuato a vivere di vita propria. E non dobbiamo dimenticarci poi che era anche un'epoca piena di questi avventurieri che raccontavano di tutto, cose vere, cose finte. Lo stesso Casanova apparteneva a questa categoria. Quindi poteva essere facile per un comico ottenere da questa tipologia umana una macchietta che funzionava nelle corti.
Ma dopo aver approfondito le probabili origini della sua leggenda, adesso proveremo ad andare a fondo anche delle origini effettive del conte come persona. Una fonte che potrebbe dirci molto su chi era veramente il conte spesso è un po' sottovalutata, oppure viene citata ma non gli viene data la giusta importanza. In realtà sarebbe anche una fonte molto attendibile, un caso raro in questa storia che invece è fatta di tante fonti poco attendibili. Questa fonte risale proprio alla prima apparizione del conte in Inghilterra e anche per questo ha una certa importanza. È una lettera di Horace Walpole, conte di Oxford, un personaggio inglese di spicco del suo tempo. Walpole racconta proprio dell'arresto del conte e dice questo di lui: è ritenuto italiano, spagnolo, polacco. Ciò che mi convince che non è un gentiluomo è il fatto che resti qui e dica di essere preso per una spia. Walpole quindi è quello che riporta l'accusa di spionaggio degli inglesi, ma lui smentisce anche una cosa che spesso si sente dire sul conte, ovvero che parlasse benissimo tante lingue e che le parlasse così bene da ingannare addirittura i madrelingua. Walpole invece dice che parlava italiano e francese con la massima facilità, sebbene fosse evidente che nessuna delle due era la sua lingua. Capiva il polacco e presto imparò a capire l'inglese e a parlarlo un po', ma lo spagnolo e il portoghese sembravano la sua lingua naturale. Come vi ho detto all'inizio, durante la storia del suo arresto pare che le autorità inglesi avessero notato una sottigliezza aggiuntiva, cioè che il conte parlava francese con un accento piemontese. Il conte stesso usava anche, come abbiamo detto, tanti altri nomi oltre a quello di conte di Saint-Germain. E uno di questi nomi, o meglio titoli, era Marchese del Monferrato. E il Monferrato è sempre una zona del Piemonte in Italia, come penso in tanti sapete. E mentre nel tempo molti si sono concentrati su delle possibili origini est-europee del conte, forse sono stati ingannati dal fatto che lui aveva detto di essere il figlio di un principe est-europeo a Carlo d'Assia-Kassel, in realtà sembra molto di più che il conte fosse di origini piemontesi, oppure spagnole o portoghesi. E per tutte e due queste origini, che sembrano più in linea con le vere fonti storiche, ci sono delle teorie sostanziose. Vengono già riportate nelle fonti del 1800, quindi addirittura prima che la teosofia mettesse il carico sugli aspetti più fantasiosi della vita del conte. Le riferisce pure un certo Phineas Taylor Barnum in un libro dedicato ai grandi truffatori della storia. Lui stesso gestiva uno show pieno di inganni e di trucchi illusionistici, quindi ne sapeva molto di come ingannare gli altri. Barnum riporta l'informazione che Saint-Germain parlava tutte le lingue con un accento che veniva riconosciuto come italiano, quindi pensa che fosse il figlio di una principessa italiana. Questa principessa avrebbe avuto una relazione clandestina con un esattore delle tasse. In virtù della sua nascita il conte sarebbe stato ben educato e avrebbe ricevuto del denaro all'inizio dalla madre. Infatti senza dubbio il conte doveva partire per la sua epoca da una buona educazione. E tanti resoconti del suo tempo, inclusi dei racconti attribuiti allo stesso Saint-Germain, dicono che aveva studiato in Toscana. Forse era stato educato direttamente dal Granduca di Toscana, che avrebbe potuto essere un conoscente o un parente di sua madre. Si credeva pure che fosse stato studente all'Università di Siena, e comunque già tantissime fonti del suo tempo riportano che avrebbe studiato in Italia. E quindi la sua nascita e la sua infanzia potrebbero effettivamente essersi svolte proprio in Piemonte. In Piemonte c'è ancora oggi un piccolo paese di meno di 2000 abitanti chiamato proprio San Germano, o in francese esattamente Saint-Germain. È proprio vicinissimo ancora oggi al confine con la Francia e nel 1700 era proprio un posto dove si poteva parlare il francese con l'accento piemontese, che è un'informazione stranamente precisa sul modo di parlare del conte. A parte poi la questione della principessa come madre, che è difficile da confermare, direi che anche altri indizi combaciano nel collegare il conte a questa zona. Perché per esempio dovrebbe aver scelto i titoli di Marchese del Monferrato, soprattutto di Conte di San Germano, se non ispirandosi a un luogo che lui conosceva ma che è molto poco conosciuto? E perché degli inglesi, che presumibilmente non erano i massimi intenditori di lingue, ci consentono di ricollegarlo all'area francese o italiana o una zona di confine tra queste due nazioni contemporanee? Sicuramente anche se il conte avesse solo studiato in Italia, non è che si insegnava o si parlava un particolare dialetto piemontese in tutte le accademie.
Quindi se gli inglesi non si sono sbagliati al loro tempo a identificare il modo di parlare del conte, questo è un indizio importante sulla sua possibile vera identità. Per il fatto poi che parlasse bene anche portoghese e spagnolo, che è un'altra cosa che dicevano gli inglesi al momento dell'arresto, la stessa Cooper Oakley riporta una possibilità interessante, cioè che fosse un ebreo portoghese che lei riporta nello stesso elenco insieme a quella che fosse un esattore delle tasse italiano. E diverse enciclopedie contemporanee, soprattutto nel mondo britannico, considerano oggi più credibili queste ipotesi rispetto a quelle più in voga fino a qualche tempo fa delle origini est-europee. Il conte di Saint-Germain sarebbe potuto effettivamente appartenere per esempio a una famiglia ebraica portoghese, cioè ai cosiddetti sefarditi, che sono gli ebrei della penisola iberica. Queste comunità spesso erano istruite, poliglotte e avevano delle reti commerciali internazionali, che è esattamente un tipo di background da cui potrebbe essere emerso un profilo come quello del conte di Saint-Germain. Molti sefarditi poi cambiavano nome e identità a seconda del paese dove andavano, per loro non era una cosa molto strana. E anche Saint-Germain usa con molta tranquillità tanti nomi e nasconde sistematicamente le sue origini. Gli ebrei portoghesi, soprattutto quelli convertiti, poi lavoravano spesso come diplomatici, finanzieri o intermediari tra diverse nazioni del tempo, che è un ruolo compatibile con quello di Saint-Germain, con la sua presenza in più corti e le sue missioni diplomatiche. E volendo, queste origini non sono neanche direttamente in contrasto o alternative a quelle piemontesi. Infatti magari lui sarebbe potuto appartenere a una famiglia ebraica portoghese che si era trasferita in Piemonte. Questo può avere senso anche con il collegamento suo o di un suo eventuale padre al ruolo di esattore delle tasse. Infatti in tanti stati europei i sefarditi potevano svolgere proprio questo ruolo, e in alcuni casi potevano operare anche come esattori o appaltatori fiscali nel Piemonte del Settecento. Insomma, non sappiamo ancora con assoluta certezza chi fosse veramente questo conte di Saint-Germain, ma penso che in questo video vi ho dato diversi quadri e diversi scenari che fanno molta strada fuori dalle leggende esagerate e vanno invece molto di più nella direzione di una vera identità storica credibile. Poteva essere un personaggio di origini portoghesi o piemontesi o anche collegato a tutti e due questi luoghi, e poteva essere collegato pure fin dalla nascita a delle reti con movimenti di denaro e contatti internazionali. Probabilmente era cresciuto in una famiglia con delle disponibilità economiche, a contatto con più lingue, soprattutto l'italiano, il francese, lo spagnolo e il portoghese, sia a livello familiare sia a livello di studi. E poi da adulto aveva probabilmente usato proprio queste conoscenze linguistiche superiori a quelle di tante persone del suo tempo, oltre a un po' di soldi familiari e a un certo carisma, per costruirsi una carriera nelle corti europee. Viveva la bella vita dell'avventuriero come il suo contemporaneo Casanova e stupiva i salotti con racconti esagerati e aneddoti incredibili. Quando c'era l'occasione poteva sfoggiare pure delle conoscenze esoteriche, ma il tutto serviva per ottenere contatti e agganci diplomatici. Infatti magari ne sapeva anche qualcosa di coloranti, di metalli o di chimica, ma era soprattutto un informatore o una spia. E adesso fatemi sapere anche la vostra nei commenti su chi era davvero secondo voi l'enigmatico conte di Saint-Germain, e anche se vi ho fatto scoprire delle prospettive nuove su questo personaggio che non conoscevate. E io vi aspetto, come sempre, ai prossimi video.